Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Portico. Sono Paolo Lopriore, chef patron del ristorante ormai da 10 anni. Anche oggi sono arrivato a creare un piatto quotidiano che è il mac and cheese. Che cos'è il mac and cheese? Se andiamo a vedere è un concetto semplice di fare cucina, forse perché comunque arriva da un paese dove la cucina è abbastanza semplice, comunque è molto conosciuto negli Stati Uniti. È un assemblaggio di culture. Come elemento principale possiamo dire che è la pasta, per cui ci appartiene molto. Poi c'è la besciamella e poi il cheddar, questo formaggio inglese. Il tutto viene amalgamato, sistemato in pirofila e messo in forno. Semplice da dirsi. Però la parte interessante è che queste tre culture, Italia, Francia e Inghilterra, entrano in un concetto di quotidianità americana. E adesso, bando alle ciance, andiamo in cucina a vedere come fa questa ricetta, ma prima volevo consigliarvi questi due libri dove ci sono anche due mie ricette. Maccheroni cacio e pepe, riso in cagnone al pesce persico. La besciamella, ingredienti pochi e semplici: burro, farina, latte, un po' di sale. In questo caso non metto la noce moscata, preferisco lasciarla il più neutro possibile. Faccio sciogliere il burro piano piano. Importante in questo caso è non far colorare troppo il burro. Una volta che il burro è fuso, spumeggia leggermente, vado a prendere la farina. È importante setacciarla in questo caso sempre, perché sappiamo bene che il grande problema della besciamella che cos'è? La formazione di grume. Inizio ad azionare il mio roux. Il roux è, come dire, è un assemblaggio tra farina e burro. In questo caso qua la molecola della farina, umidificandosi col burro, inizia a lavorare. Nel momento in cui il roux inizia a soffriggere, molto prima che diventi bruno, inizio a inserire il latte. Parte fondamentale, che cos'è? È aggiungere il latte poco alla volta. Qua vediamo che inizia ad addensarsi sempre di più finché non vado a prendere il bollore. Il roux sta incominciando a lavorare sul latte, lascio ancora agire qualche minuto e poi aggiungo il latte e non vado più a girare la besciamella, ma cerco di farla condensare grazie alla riduzione. La salsa besciamella, che ricordi? I ricordi sono anche quelli della scuola alberghiera. Lì c'era latte, farina e burro, bastava soltanto una pentola d'alluminio e una frusta, senza sapere che la besciamella non viene bene. Per cui non girarla più con la frusta, ma girarla col mestolo di legno. Con la frusta avremo una salsa completamente collosa, col mestolo di legno avremo una salsa completamente più soffice, che poi, se vediamo bene, non è nient'altro che il procedimento che si faceva in casa. Per cui il fascino è azionare la tradizione di casa alla cultura gastronomica di un professionista. E qui parte la cosa interessante, che secondo me è un po' la rivoluzione della besciamella, per cui è non aggiungere tutto il liquido e farla bollire, ma aggiungerlo poco alla volta, tanto il liquido nel momento in cui si inserisce nella pentola finirà sotto il roux e la besciamella non va a attaccare. Ecco qua, al risultato ultimato, io ho inserito tutto il latte poco alla volta. Come vedete la besciamella è molto blanda perché ho scelto una percentuale di farina molto bassa. E poi il fascino del suo nome, no? Mac and cheese, maccheroni. Chi più di noi italiani siamo maccheroni? E in tutto questo buglione di maccheroni che noi abbiamo in Italia, oggi noi abbiamo scelto i sedani, perché i sedani credo che sia la forma di pasta più idonea a fare questa preparazione, nel senso che non ha una grande alveolatura interna, per cui ha questo morso che ben si avvicina al concetto con la besciamella di soffice, però in più richiama anche un po' di salsa al suo interno, per cui non è una pasta vuota, ma è una pasta ricca e ripiena.
Ritornando a bollore, inserisco i miei maccheroni. Saliamo con un foglio di carta, vado a creare un coperchio. È importante che il coperchio sia a contatto con la pasta, perché andando a ridurre la mia besciamella non voglio che niente monti in superficie e si possa seccare. Prendo la misura, taglio il mio foglio e vado a coprire la mia pasta. All'incirca la pasta così dovrà cuocere per 20-25 minuti. Andremo a controllarla man mano che passa il tempo. Sicuramente, come ogni ricetta semplice, viene un po' bistrattata anche nella qualità, nel senso che poi è un piatto, se vogliamo, popolare in Europa, una pasta al formaggio, che forse in Italia mangiamo quotidianamente, ma volevamo dare una nota di qualità a questo concetto e ho dato un po' di trasformazione. La pasta non l'ho più cotta a parte, ma l'ho soltanto inserita nella besciamella. Questo mi è piaciuto perché ho dato una consistenza completamente diversa. Sono passati circa 15 minuti e noi andiamo a controllare la cottura della nostra pasta. Vedete come si è ammorbidita e amalgamata bene alla besciamella. Per vedere se è cotta esiste solo un trucco, che è controllare la sua anima di amido. Come vedete manca ancora qualche minuto. Eccoci qua, passato il nostro tempo, come potete vedere la pasta è cotta. La parte bella è che avrà cambiato una consistenza, ma perché? Perché si è bevuto tutto quello che può essere la besciamella, per cui è, se vogliamo dire, farcita di materia un po' più grassa che l'acqua. Andiamo a, come dire, adagiarla in pirofila. Grattiamo il cheddar e qui le proporzioni sono un po' a piacere alla propria golosità. Una volta che l'abbiamo grattugiato, andiamo a fare quello che a noi italiani esce meglio, stratificare i sapori. Per cui non vado a mescolarlo classicamente dentro, ma voglio che si fonda in forno per dare sempre quel verso di cottura espressa. Faccio fondere del burro, vado a imburrare leggermente la mia pirofila per non far attaccare il mio composto. Voglio mettere del cheddar sotto, uno strato di pasta cotta nella besciamella. Farò 2 strati oggi. Ancora un po' di formaggio, leggermente vado ad unificare con un po' di burro fuso, completiamo con del cheddar ancora, quello che poi è la gratinatura alla pasta. Una volta conclusa la nostra stratificazione, ancora un filo di burro e inforniamo per gratinare in un forno statico e non ventilato, altrimenti la preparazione si asciugherebbe troppo, all'incirca per 15-20 minuti, anche 25, a 180 gradi. Passati i 20 minuti, 25 per esattezza, la nostra pasta è gratinata. E poi il mio tocco di quello che si respira qua dove ci sono, che è questa salvia leggermente rosolata nel burro. Vado ad insaporirle con un po' di aglio grattugiato, prendo del burro a cubetti e andiamo a soffriggerlo. Ogni volta che io devo mettere un ingrediente nel burro, il burro deve essere spumeggiante. Perché? Perché la mia salvia fredda, se finisce in un liquido che non è di temperatura, le fibre della salvia, invece di stringersi, si rilasciano i suoi succhi e avremo un profumo di salvia bollita e non fritta.
vado ad aggiungere il nostro pepe nero. Una volta decorato la nostra mac and cheese, che non è nient'altro che anche la nostra pasta al forno se vogliamo, cosa faccio? Come avrebbe fatto una mamma italiana o americana, con la schiumarola la servo ai miei commensali. L'importante è aggiungerne sempre un po' di più. Vi ho fatto vedere la mia mac and cheese, mi raccomando però anche voi provatela a casa, vedrete che soddisfazioni può dare, ma anche cambiate il formato di pasta e comunque decorandola con qualche altra erba aromatica, se no vi aspetto da Piano Gentile per assaggiarla. Grazie Italia Squisita ancora per questa opportunità di dialogare con tutti voi. Alla prossima!